Benvenuti nella parte 2 di questa mini playlist di tutorial su come iniziare a fare parkour. Se non avete visto la prima parte vi consiglio caldamente di andarla a vedere, la lascerò nella descrizione e magari qui sopra nella i. Detto questo non perdiamo tempo, abbigliamento e scarpe di parkour. Uno dei tanti vantaggi della nostra disciplina è che non ci sono delle codifiche di abbigliamento, quindi ognuno può indossare il caspita che gli pare. E per il caspita che gli pare intendo proprio tutto. Ho visto persone vestite nei modi più stravaganti per allenarsi nel parkour, quindi veramente è lecito tutto. Però ci sono delle cose da considerare, più che altro per la vostra sicurezza, che soprattutto all'inizio è bene tenere a mente per evitare danni. Dunque qui si va un po' a sentimento, ci sono diversi tipi di praticanti, va molto a gusto, soprattutto nelle scarpe. Mi soffermo un attimo su questo aspetto delle scarpe perché è estremamente importante. L'unica cosa da considerare quando si compra una scarpa per praticare parkour è l'impatto che ha sulla suola. Non è l'unica, ma è la cosa più importante. Quanto più la suola non è morbida, è stretta e fina, tanto più io subirò ogni impatto, il che non è per forza negativo, perché mi insegna a gestire meglio con il mio corpo ogni tipo di impatto, ma mi protegge di meno. Quindi ci sono certi tipi di praticanti che proprio si allenano costantemente con scarpette minimali come quelle delle arti marziali, in modo tale da sentire il più possibile. In questa maniera qui riesco certamente a sviluppare controllo in ogni movimento, a discapito però della potenza che non potrà mai essere espressa al 100% perché non ho una suola che mi protegge a sufficienza. Altri tipi di praticanti invece prediligono scarpe con una suola molto spessa, molto morbida e che attutisce moltissimo gli impatti. Questo è molto utile se negli allenamenti che fate le distanze e le altezze sono importanti e quindi potenzialmente potreste farvi male se non avete una giusta protezione sul piede, o se i tecnicismi che andate a fare non sono poi così sicuri a livello della caviglia o proprio dell'impatto. Quindi tutto questo per dire che è a gusto personale di sicuro. Io suggerisco di usare entrambe, ma usare entrambe per innanzitutto capire come ci si trova, ma anche perché è bene sapere sia usare il proprio corpo con il meno possibile, sia usare il proprio corpo con delle scarpe molto resistenti e capaci di assorbire molto bene gli impatti. Questo perché se da un lato è molto bello e utile sapersi controllare, saper bene dov'è il proprio limite con le scarpe minimali, dall'altro è molto divertente e utile allo stesso modo sapere quanto in là si può spingere se ho una buona protezione con una bella suola che ammortizza molto bene. Ma passiamo a voi, che cosa fare per iniziare? Per iniziare sicuramente l'unica cosa che dovete tenere a mente è la comodità. Se siete comodi dentro le scarpe che avete, usate quelle. Se non siete comodi, ricordatevi che i primi momenti in una nuova scarpa sono sempre più rigidi, quindi mettete in preventivo che dopo qualche allenamento le scarpe si adatteranno al vostro piede e si smolleranno un po', ma quello su cui dovete focalizzarvi più di tutto è la comodità, cosa più importante. Poi con l'esperienza potete provare altri tipi di scarpe, magari le scarpe da corsa non vanno bene, le scarpe da trekking non vanno bene, gestirete voi stessi il tipo di scarpa che andrete a provare. Vi consiglio comunque dopo il primo periodo con una scarpa di cambiarla, ma sarà comunque una cosa naturale perché consumerete la suola più di qualunque altra attività fisica e quindi avrete bisogno molto presto di un ricambio e riuscirete ad affinare con l'esperienza qual è la scarpa con cui vi trovate meglio. Io personalmente uso delle scarpe da barca con una suola molto minimale, diciamo il 50% dei miei allenamenti. L'altro 50% lo passo con una suola un po' più spessa, ma non troppo, perché comunque io ho sempre la necessità di sentire bene l'impatto e capire come è messo il mio piede e quanto sto assorbendo. Per i primi anni ho usato scarpe da corsa, poi sono passato alle scarpe da trekking, poi sono passato alle scarpe super minimali da arti marziali e successivamente poi ho trovato il mio equilibrio con questi due tipi di scarpe, quindi mischio. Per quanto riguarda il resto dell'abbigliamento, ovviamente potete fare come credete. C'è chi si veste molto largo, c'è chi si veste normale, c'è chi si veste... L'importante è che vi ricordiate sempre di stare comodi. Ricordo che quando ho iniziato io tutti usavano i pantaloni molto larghi, questo in parte perché il parkour come età è molto vicino alla cultura hip hop e quindi ha subito quell'influenza lì, e in parte perché c'era la diceria che tenere i pantaloni lunghi in qualche modo proteggeva gli stinchi da ipotetiche cadute o errori di salto, e quindi con 40 gradi o con 5 gradi comunque tutti i praticanti di parkour usavano i pantaloni lunghi, più o meno stretti a seconda del gusto. Fortunatamente poi siamo
diciamo, la comunità è cresciuta, è maturata e ha capito che non è assolutamente possibile che un pezzo di stoffa possa aiutarti veramente a evitare un impatto violento sui tuoi stinchi se sbagli un salto. Come in tutte le culture si è vittima delle mode, quindi c'è stato il momento in cui ci sono stati i pantaloni corti, adesso va di moda avere i pantaloni molto corti e i calzini molto alti e via dicendo. La cosa bella è che comunque ognuno è libero di esprimersi anche in quest'ambito come preferisce. Io personalmente suggerisco un altro piccolo dettaglio: cercate di vestirvi e di comprare sempre solo indumenti che vi piacciono anche esteticamente. Questo perché, essendo il parkour un'attività molto delicata da fare, è bene non complicarsi la vita con indumenti che possono limitarvi i movimenti o intralciarvi mentre vi spostate, e allo stesso modo in cui non vi sentite voi stessi all'interno, nel senso che se mi metto qualcosa con un colore che non mi piace, ad esempio, psicologicamente non mi va di andare fuori con quella cosa, quindi figurarsi allenarsi, c'è un pensiero in più, non mi sento me stesso. Lo so che è un piccolo dettaglio, però è inutile fingere che non ci sia. Noi scegliamo dei vestiti in base a quello che siamo, alla personalità che abbiamo. Nel parkour è molto importante assecondare questo aspetto, perché se ci muoviamo con vestiti che non ci piacciono, potenzialmente il nostro rendimento nell'allenamento può calare o comunque può essere distratto. Detto questo, non voglio dire che il tipo di scarpa che avete o il tipo di pantalone che avete vi fa saltare di più o vi fa saltare di meno. Dico solo che crearvi attorno a voi un ambiente comodo, sicuro e che vi piaccia, non solo fuori ma anche con gli indumenti, è una cosa che si può tenere in considerazione per avere un'esperienza più divertente e bella di questa pratica. Molto bene ragazzi, anche questo video è finito. Grazie del tempo che avete deciso di spendere ad ascoltare la seconda parte di questa miniserie. Io vi saluto e ci si vede quando? E ci si vede sabato prossimo con la terza parte.